Edge, dall'inglese bordo, margine, confine. Chi lo sa, Ford magari ha scelto questo nome per rendere il suo SUV più grande la linea di confine tra i grandi truck americani e le familiari europee. Oggi proverò per voi qui una splendida cornice di Stuni, in Puglia, la Ford Edge Vignale. Prima però iscrivetevi al nostro canale, attivate le notifiche con il campanello e se vi va, date anche uno sguardo ai nostri account social Facebook e Instagram. Giunta la seconda generazione, almeno in Europa, la Edge è ringiovanita in diversi dettagli. Nuovi gruppi ottici LED anteriori con una firma luminosa che invita ad ammirare la linea laterale. Una nuova griglia con delle onde a forma di V per la Vignale. Fari posteriori che, abbandonando la fascia LED comune in molte auto moderne, ricorda il family feeling dell'ovale blu. E le nuove cornici degli scarichi che si sviluppano in altezza. Il design generale, ricco di modanature, rende la Edge un SUV molto imponente. L'abitacolo è ampio, guidatore e passeggero anteriore con 2 poltrone elettroattuate hanno spazio di movimento praticamente infinito per braccia e gambe. Il divanetto posteriore permette a 3 persone di stare comode, 4 occupanti totali però viaggiano veramente alla grande. Ma questa non è una Edge normale, Vignale vuol dire lusso e raffinatezza. L'interno è un vero e proprio salotto, con materiali di qualità come la pelle dei sedili e un comfort garantito dall'Active Noise Control, che cancella il rumore del motore con dei microfoni situati nell'abitacolo. La plancia ha un design elegante nonostante i numerosi pulsanti. Sul volante sono dedicati a media, cruise control e mantenimento di corsia. Dietro di esso i quadranti digitali per contagiri, tachimetro e 2 display. Al centro, incastonato nella plancia, c'è lo schermo dell'infotainment da 8 pollici con il sistema Sync 3. Il tunnel centrale in gloss black comprende il selettore del cambio automatico e 2 portabicchieri illuminati. Peccato per il design della zona centrale un po' datato, con plastica scura e pulsanti che provengono dalla scorsa generazione. Tutti e 4 i sedili della Edge sono dotati di climatizzazione. Nella parte anteriore ho a disposizione 4 prese USB, 2 12 volt e una piattaforma per la ricarica wireless rapida dello smartphone. Nella zona posteriore c'è una vera chicca d'oltreoceano perché è presente una presa elettrica da 230 volt. A livello di tecnologia e comfort ci sono l'utilissima app Ford Pass Connect e un ottimo impianto audio Bang & Olufsen da 1000 watt e 12 speaker all'interno dell'abitacolo. In marcia la visibilità anteriore è molto buona, purtroppo in fase di parcheggio un po' meno dato l'enorme muso della Ford Edge, ma niente panico, ci vengono in soccorso i sensori di parcheggio, la telecamera posteriore e quella anteriore e anche sistemi come l'avviso di cross traffic e il sensore dell'angolo cieco situato su entrambi gli specchietti. Il portabagagli, dotato di apertura e chiusura elettronica, vanta una capacità di 602 litri, che salgono a 1847, abbattendo il divanetto posteriore con dei pulsanti. Apprezzata la presenza di una presa a 12 volt e dell'illuminazione interna. Per le strade pugliesi le dimensioni a stelle strisce di questa Edge si fanno sentire, ma in viaggio l'auto è un vero piacere. Le sospensioni sono molto confortevoli, ben tarate per un'auto di questo range e l'assetto in generale permette che l'auto non si imbarchi troppo nonostante l'elevata altezza da terra, il peso di 2116 kg e i cerchi da 20 pollici della versione in prova. Oltre alle sospensioni, il totale comfort di guida è garantito dal fluidissimo cambio automatico a 8 rapporti e anche un piccolo dettaglio come lo start and stop è curato per non far ballare troppo la macchina nelle ripartenze al semaforo. La versione in prova è dotata del 2000 diesel biturbo da 238 cavalli, abbinato unicamente all'automatico e alla trazione integrale. L'altra motorizzazione offerta è un 2000 diesel 4 cilindri da 190 cavalli, con cambio manuale a 6 rapporti. L'auto è dotata dell'Intelligent All-Wheel Drive, un sistema di ripartizione automatica della coppia tra le 4 ruote motrici che rileva le condizioni della strada. Lo sterzo è preciso, non troppo filtrato nonostante questa non sia una sportiva e il volante ha dimensioni generose. Buoni freni, ma a velocità sostenute il peso dell'auto si fa sentire. Il confronto con la sorella minore Ford Focus Active viene quasi spontaneo se si parla di modalità di guida. Questo perché? Perché la Focus ha a disposizione un rotore tramite il quale selezionare manualmente i suddetti driving mode. La Edge lo fa automaticamente, non ha un rotore e questo nella vita quotidiana è un peccato perché su un SUV di questa stazza sarebbe molto comodo poter selezionare a nostra discrezione le modalità eco per avere sempre migliori consumi. Nella nostra prova abbiamo registrato consumi medi nel misto di 7 litri ogni 100 km. Non perdetevi il nostro video focus dettagliato. La Edge con il suo motore Euro 6.2 ha emissioni di 187 grammi di CO2 per chilometro. Da non sottovalutare quindi il costo dell'ecotassa di circa 1.600 euro.
L'auto vanta un punteggio altissimo nei crash test, ben 5 stelle Euro NCAP. Questo anche grazie ai numerosi sistemi di sicurezza ed assistenza alla guida di cui è dotata. Tra i tanti posso nominarvi il mantenimento del centro della corsia, o la frenata automatica d'emergenza, o ancora il rilevamento dei pedoni e dei ciclisti anche notturno. È evidente come Ford con la Edge voglia fare innamorare gli europei di una categoria di SUV tipicamente made in USA, e visti i trend del mercato non sarà assolutamente un'impresa difficile. I prezzi per la Edge partono da 50.400 euro, destinati a salire per la versione Vignale provata oggi a 60.900. Voi cosa ne pensate? Vi ho fatto venire voglia di americanità o puntate ancora sui SUV premium europei? Bene, fatemelo sapere nei commenti. Se questo video vi è piaciuto lasciateci un like e condividetelo. Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale e attivate le notifiche con il campanello per non perdervi nessuno dei nostri prossimi video, e se vi va date anche uno sguardo ai nostri account social Facebook e Instagram.